needed effort to convert retreat into advance. E bentornati alla trasmissione Sul Pezzo di MR TV. Questa sera l'obiettivo è quello di interrogarci e di riflettere rispetto al referendum di domenica scorsa, e questo lo potremo fare grazie all'aiuto di un grande professionista e graditissimo ospite di questa sera, l'avvocato Cristian Sinigaglia. Ciao Cristian, benvenuto. Ciao e buonasera a tutti. Ciao Cristian. Grazie. Allora, Cristian, prima di iniziare io ci tenevo a cogliere l'occasione per ringraziare te e tutti gli altri professionisti del sostegno legale che in questi 2 anni hanno aiutato, insomma, molti cittadini gratuitamente, perché vessati, insomma, da tutte le sanzioni e le multe prese per i vari DPCM, che in realtà, per aver violato i DPCM, che in realtà hanno, insomma, violato diritti costituzionali importanti. Quindi grazie Cristian, a te e a tutti gli altri avvocati del sostegno legale, veramente, da parte di tutti, di tanti cittadini che ci hanno scritto. Grazie, l'ho fatto e l'abbiamo fatto tutti più che volentieri, come veramente personalmente l'ho sentito un dovere intervenire in quel periodo, con tutte quelle vessazioni che soprattutto all'inizio ci sono state. Mi fa piacere che, anche se a distanza di tempo, adesso finalmente anche i tribunali iniziano a riconoscere come non totalmente campati in aria o inventati i vari ragionamenti giuridici che non solo io, ma tanti colleghi abbiamo manifestato sin dal primissimo periodo con il lockdown. Quindi grazie a voi. Esatto, no, è stato proprio importante che, insomma, il movimento abbia saputo raccogliere, no, tutte queste sanzioni, queste multe, e abbia saputo quindi accogliere e intercettare un reale bisogno dei cittadini che c'è stato, ecco. Ma passiamo al tema di oggi. Allora, caro Cristian, non c'è mai stata un'affluenza così bassa alle urne. L'affluenza di domenica scorsa si aggira intorno al 20%. Tu che idea ti sei fatto in merito? Cioè, che cosa può aver portato le persone a disinteressarsi a tal punto, insomma, ad andare a votare e esercitare il proprio diritto e dovere di voto, secondo te? Io non ho la sfera di cristallo, ma avevo già anticipato purtroppo che secondo me si sarebbe arrivato a un 30% di affluenza. Ho sbagliato perché purtroppo meno ancora. I motivi, a mio modo di vedere, sono tanti. Per concentrarci su quelli più rilevanti, io credo che in primis l'oggetto dei referendum fosse estremamente tecnico e non di particolare di semplice comprensione, quindi non di particolare interesse per i cittadini. Il referendum è uno strumento bellissimo, importantissimo, ma va utilizzato in maniera adeguata. Questa per me non era una maniera corretta di utilizzare questo strumento. Questo per me è uno dei motivi principali per cui la gente non si è presentata a votare, perché purtroppo non ha compreso nei dettagli, ma tanti non hanno compreso proprio neanche a grandi linee qual era il vantaggio di votare sì, quale sarebbe stato il vantaggio di votare sì o di votare no. E una grossa colpa, a mio modo di vedere, ce l'hanno avuta i mass media, che non hanno fatto assolutamente il loro dovere informativo. Io, insomma, seguo abbastanza costantemente programmi di informazione politica, informazione giuridica per radio, TV, internet, pochissime trasmissioni con semplicemente la lettura del testo, che non aiuta il cittadino a comprendere a cosa è chiamato a decidere.
E poi purtroppo sarà un argomento populista, però è all'ordine del giorno la sfiducia che i cittadini hanno nel sistema politico, nel sistema giuridico. Abbiamo tutti esperienza di referendum pregressi che comunque non hanno raggiunto il quorum, mai con percentuali così basse come questa volta, però purtroppo la sfiducia credo che per tante ragioni contingenti sia, e mi viene da dire comprensibilmente, aumentata negli ultimi anni, non negli ultimi mesi, negli ultimi 2 anni sicuramente. Quindi io credo che i motivi siano questi. Grazie per la tua riflessione, Cristian. Ma aiutaci a capire perché sono stati tolti i referendum sull'eutanasia e sulla cannabis e secondo te, qualora fossero stati inseriti, insomma, se l'affluenza sarebbe stata maggiore, se sarebbe cambiato qualcosa, ecco. Allora, non sono stati ammessi, nel senso erano stati raggiunti i parametri per poterli presentare al vaglio della consulta, la consulta li ha ritenuti inammissibili. Sostanzialmente per come erano stati formulati. Il referendum che riguardava la possibilità di coltivazione della cannabis in realtà era stato formulato in una maniera che avrebbe permesso la coltivazione non solo della cannabis, quindi sostanze stupefacenti leggere, ma anche di droghe pesanti. E quindi ci sarebbe stato un contrasto anche con normative, con convenzioni di diritto internazionale che sono state ratificate dall'Italia. Quindi è stato formulato in una maniera non particolarmente attenta, quindi solo per una questione puramente tecnica, ma nel diritto ovviamente la formulazione tecnica del quesito, della norma, della richiesta è anche sostanza. Per quello che riguarda invece il referendum sull'eutanasia, che anche questo aveva raggiunto e aveva ottenuto un numero molto molto rilevante di firme di cittadini per promuoverlo, si è trattato invece di un ragionamento un po' più di diritto, cioè la Suprema Corte ha ritenuto che sempre per come era stata formulata la domanda del referendum, si andasse a cozzare contro il diritto alla vita e soprattutto ci fosse una sorta di legittimazione dell'aiuto o dell'istigazione al suicidio che deve rimanere vietata. Quindi su questo argomento, che questi sicuramente a mio modo di vedere sono argomenti, materie che meritano di essere portati all'attenzione di tutti i cittadini, e sono convinto che quando si arriverà, come in passato, quando si è arrivati a un referendum su diritti civili, diritti della persona, diritti della salute, la partecipazione è sempre stata molto più corposa. Io sono convinto che se venisse riformulato, come spero venga riformulato, in una maniera ammissibile dal punto di vista costituzionale, il numero di partecipanti, di cittadini che si recheranno a votare sarà sicuramente molto più elevato. Sicuramente, insomma, sarebbe aumentato, ecco, sì, il flusso al voto. Sì. Cristian, questi quesiti rappresentano secondo te le priorità nel campo della giustizia e in caso contrario quali sono? A quali priorità bisognerebbe tendere in questo momento? Allora, io ho un'idea assolutamente precisa, radicata, faccio da un bel po', sono da un bel po' avvocato e i tribunali nel bene e nel male li frequento quotidianamente. Io non credo che la strada, perché l'ho visto in passato,
Non credo che la strada per risolvere i problemi della giustizia sia modificare ulteriormente il sistema che esiste già. Quindi questi argomenti che sono stati sottoposti all'attenzione dei cittadini sono sicuramente argomenti di rilevanza giuridica molto importante, sono delicati, riguardano alcuni una percentuale bassa di processi, ma non significa che siano meno importanti degli altri, perché naturalmente qualsiasi processo deve essere svolto al meglio. Però io rimango dell'idea che prima di andare a modificare quello che già esiste, bisogna impegnarsi tutti, giudici, cancellieri, avvocati, cittadini, tutti gli operatori politici, tutti gli operatori si devono impegnare al meglio per fare funzionare decentemente il sistema con le leggi, con le regole che già ha adesso e che purtroppo in tutta Italia non vengono rispettate. Una volta che all'80, al 90% il sistema attuale è a regime, possiamo permetterci di pensare a perfezionarlo. Ma cambiare in corsa per l'ennesima volta le regole, io in passato l'ho sempre visto come una scusa di tanti, non di tutti per fortuna, perché i professionisti bravi, seri e competenti che hanno il cuore per fare il loro mestiere ci sono fra i giudici, fra i cancellieri, fra i funzionari, fra gli avvocati, quindi però molto spesso il cambiamento è stato sempre utilizzato come una scusa per giustificare ulteriori malfunzionamenti nella giustizia, ulteriori ritardi negli adempimenti. E quindi, ripeto, no, non erano argomenti e soprattutto non erano argomenti da sottoporre ai cittadini. Esiste un Parlamento, ci sono le commissioni sono specifiche, qualificate, c'è la Commissione Giustizia. Il Parlamento è l'organo, a mio modo di vedere, che deve decidere su queste questioni rilevantissime, importanti, delicate, ma troppo tecniche per un referendum. Esatto, troppo tecniche, proprio come dicevamo la settimana scorsa con l'avvocato Alessandra Tucci. Veramente complesse, e noi abbiamo provato a creare un po' più di consapevolezza, a dare degli strumenti per un voto insomma più comprensibile, più consapevole, però sì, effettivamente vedere l'affluenza al 20%, come dicevamo prima, è veramente una sorta di sconfitta civica, ecco, mi viene da dire, e soprattutto, come dicevi tu, probabilmente non erano questi quesiti ai quali i cittadini sarebbe stato il caso che rispondessero, ecco. Comunque passiamo alla quarta domanda, caro Christian. Allora, a differenza della maggior parte dei soci del movimento Roosevelt, che sono per l'abolizione del quorum, appunto come dicevamo nella puntata scorsa con Alessandra, ma come avremo modo anche di ribadire con Joele e con altri soci, tu appunto sei in disaccordo con l'abolizione del quorum. Quindi, visto che insomma il confronto è linfa vitale per noi tutti e soprattutto per noi del movimento, insomma, ti vorrei chiedere appunto quali sono i motivi per cui sei contro l'abolizione, ecco. L'esperienza credo mi dia conferma che purtroppo lo strumento referendario è stato utilizzato non sempre, ma spesso in maniera non corretta. Abbassare o abolire il quorum estremizzando significherebbe puntare a una democrazia diretta, cioè il cittadino non è più chiamato a delegare, come prevede la Costituzione, i suoi rappresentanti in Parlamento, che è l'unico organo che dovrebbe legiferare, cosa che non ha fatto in 2 anni, perché tutto è stato, le varie norme
è brutto chiamarle norme perché tante non sono norme, ma i vari provvedimenti sono stati emanati per la maggior parte, veramente quasi la totalità, dal governo, a mio modo di vedere, senza alcun presupposto concreto. Abbassare il quorum significherebbe utilizzare per me uno strumento importante in maniera non corretta, perché non è ipotizzabile nel 2022, in qualsiasi Stato moderno, che le decisioni legislative, tutte o molte decisioni legislative, vengano prese direttamente dai cittadini. Non è ovviamente mancare di rispetto all'intelligenza, alla sensibilità dei cittadini, ma è semplicemente per me rispettare le regole previste dalla Costituzione. La Costituzione prevede il referendum come uno strumento straordinario di manifestazione di una particolare esigenza che deve essere sentita da una pluralità di cittadini, non da un numero esiguo, e quindi e deve essere ratificata con il voto da un numero importante di cittadini. Eliminando del tutto il quorum o semplicemente abbassandolo, che sarebbe una cosa più, secondo me, concretamente realizzabile, io credo che torneremo indietro, verrebbe utilizzato male ancora in più occasioni e verrebbe svilito di nuovo e ulteriormente il Parlamento delle proprie prerogative. Il ragionamento in cui la democrazia è il governo del popolo funzionava in Roma, in Atene, 5.000 anni prima della nascita di Cristo, e non funzionava perfettamente, ma ovviamente non c'erano i milioni di abitanti che ha l'Italia, e comunque non era una democrazia diretta, anche lì c'erano dei sorteggi, era una democrazia molto molto equilibrata, ma non era una democrazia diretta pura nemmeno lì. Questo è il mio modo di vedere la cosa, quindi deve assolutamente continuare ad esistere, dobbiamo concentrarci sull'utilizzarlo per i diritti fondamentali della persona, del cittadino, della persona più che del cittadino addirittura, i diritti della salute, il diritto della vita, questo assolutamente sì, ma bisogna fare il possibile per far capire ai cittadini che votando sì o no, ma al referendum ci sono buone possibilità che poi o se è abrogativo direttamente la norma venga modificata, oppure che con una nuova norma che dovesse essere adottata, il sistema normativo dovrebbe cambiare realmente. Ho capito. No, io invece la vedo diversamente, nel senso che lo vedo come uno strumento realmente perché ci possa essere, come dici tu, una democrazia diretta, cioè, ma anche proprio pedagogicamente in qualche modo, nel senso il dare più peso ad ogni singolo voto, quindi anche a una piccola minoranza, dare più peso al pensiero di ciascuna persona, probabilmente mi viene da pensare che aumenterebbe, diciamo, la motivazione e l'interesse verso le cose che riguardano la polis, no? Cioè tutto questo disinteresse probabilmente potrebbe essere davvero contrastato dal dare maggior rilievo al pensiero di ciascuno, cioè pensare che ciascuno possa pensare che il proprio voto possa realmente condizionare e andare a incidere poi su delle scelte. E poi anche rispetto al fatto che insomma, finché non ci sarà l'abolizione del quorum, secondo me ci sarà comunque una battaglia, mi viene da dire, civile, formativa, solo per i sostenitori di una certa parte, quindi per i sostenitori del sì, mentre i sostenitori del no, nel momento in cui si può anche non andare a votare, non fanno quell'informazione, quella formazione che poi va a creare un dibattito. Quindi mi viene da dire che probabilmente, qualora il quorum non ci fosse, anche si creerebbero realmente più scenari di
confronto e dibattito anche probabilmente nei mass media, perché ciascuno banalmente vorrebbe, come dire, far comprendere maggiormente le proprie posizioni. Quindi non lo so, io lo vedo anche tanto come uno strumento, cioè il fatto di abolirlo come la possibilità di far sì che più persone possano partecipare, però chiaramente sono tutte supposizioni, insomma. Sì, È questo una poi... tesi che ha ovviamente tutte le sue giustificazioni. No, la comprendo, non è la strada che seguirei io. Non credo che sia realizzabile una democrazia diretta o parzialmente diretta in uno Stato moderno. Se si riuscisse ad attuarla in qualche maniera, per quanto affievolita, credo che non sarebbe la strada migliore da seguire. È una mia opinione personale. E quindi secondo te, allora Cristian, quali potrebbero essere altri modi e altri strumenti per far avvicinare maggiormente il cittadino alle urne? Qua, Si apre un mondo. qua no, non si apre niente, perché purtroppo se avessi la soluzione non sarei qua in questo momento. Non mi permetto di sentenziare nulla di... personalmente credo che io ho spesso a che fare per lavoro anche con persone giovani e vedo veramente questo distacco, questa mancanza di anche interesse alla storia, ma anche alla storia recente della politica. Credo che una parte importante e diversa la dovrebbero fare anche gli insegnanti a scuola, senza ovviamente fare politica di partito, però sentire ancora che al liceo studiano fino alla seconda guerra mondiale, fino a lì arrivano, punto, e poi si parla di Craxi, di Andreotti, o qualsiasi politico di 20 anni fa, che comunque nel bene e nel male hanno fatto la storia dell'Italia, e dicono: ma chi sono questi signori? E questo mi rattrista, e questo significa che la scuola fa molto poco. Hai Di ragione. certo anche la classe politica attuale, non parlo solo degli ultimi 2, 3, 4 anni, ma ormai da qualche decennio, non credo abbia il carisma dei politici che erano politici per scelta, non per in tanti casi accontentarsi. Erano politici che lo facevano, erano statisti. La differenza principale è questa. Io mi trovo ancora adesso a volte a guardare, cioè, deformazione professionale, qualche filmato, qualche discorso, qualche deposizione in tribunale di politici degli anni 70, degli anni 80, di destra, di sinistra, di centro. Non è importante, però si vedeva una caratura che purtroppo manca. E se non c'è una persona, un politico che fa il suo mestiere, come tutti i mestieri, con il cuore, difficilmente la gente, i cittadini si innamorano della politica. Certo, sono perfettamente d'accordo sul fare le cose in cui si crede con il cuore, e su tutto quanto il discorso che hai fatto sulla scuola, nel senso che è chiaro che finché tolgono le ore di storia, di filosofia, di educazione civica, insomma, sì, non c'è un pensiero, ecco, critico a lungo termine sul benessere, come dire, psicosociale dei nostri futuri adulti. Però noi non dobbiamo essere speranzosi, e soprattutto ciascuno di noi deve continuare a fare nel proprio piccolo, insomma, formazione, quello che può fare, può dare, esattamente come stiamo facendo, cercando di fare noi adesso, e quindi senza mai perdere la speranza, insomma, e senza farla perdere ai giovani, no? Mi viene da dire, ai nostri ragazzi. Quindi, caro Cristian, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi questa sera. Grazie a voi. Spero di riaverti presto, se non in questa, insomma, in nuove trasmissioni che partiranno a breve, ecco.
Grazie mille, buona serata a tutti. Grazie. Ciao. E buona serata e grazie a tutti voi che ci avete seguito fino adesso. Ci vediamo, non so dirvi quando, nel senso che la trasmissione sul pezzo, il format sul pezzo è una trasmissione extemporanea, quindi che va a trattare degli argomenti specifici di attualità e quindi non sappiamo quando andrà in onda la prossima volta. Qualora aveste degli argomenti di attualità da voler trattare, potete comunque scriverlo qui nei commenti e noi potremo anche provare a fare una trasmissione ad hoc, visto che all'interno del movimento abbiamo tantissimi professionisti delle più svariate discipline, dalle più svariate competenze. Altrimenti ci vedremo in una nuova trasmissione che inizierà a breve, posso anticiparvi che si chiamerà Carceri e Civiltà e quindi andrà a parlare proprio del mondo delle carceri dei penitenziari italiani, un mondo di cui a nostro parere si parla troppo poco e quindi inizieremo a farlo noi. Buonissima serata, ciao! First of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed effort to convert retreat into advance.